Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima pochette, vedete, che io ho chiuso con una cerniera. Ho foderato con del velluto e la particolarità, vedete, è proprio questo effetto di questo punto. Ho realizzato anche un video tutorial del punto isolato, quindi di solo il punto, in modo che possiate usarlo anche per copertine o per altri progetti. Alla borsetta ho realizzato anche dei laterali. Lo sviluppo di questa borsa è abbastanza semplice, ovviamente per le principianti richiede sempre un po' più di attenzione. Potete realizzare ovviamente questa pochette con qualsiasi materiale e qualsiasi tipo di uncinetto abbinato ovviamente al filato che voi andate ad utilizzare. Ora andiamo a vedere i materiali che ho usato io. Per il progetto io ho utilizzato 150 g di cordino perla, uncinetto 4,5 e 100 g di inda nero, tutti materiali di Borgo dei Pazzi. Per l'acquisto dei suoi filati, Borgo dei Pazzi mette a disposizione un codice sconto di 5 euro. Lo vedete qui sul video, ovviamente ve lo metto sia nel box informazioni che nel primo commento del video. Passiamo adesso al tutorial. Lavoro il mio progetto con uncinetto 4,5. Metto su delle maglie dispari, nel mio caso sono 45 catenelle. Adesso in ogni catenella lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella e avremo un totale di 43 maglie basse a fine riga. A questo punto vado a misurare la mia prima riga ed è 35 cm. Per la seconda riga lavoriamo 1, 2 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto, il secondo e nel terzo lavoriamo una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro nel punto precedente e lavoriamo un'altra mezza maglia alta e di nuovo saltiamo un punto, in quello dopo lavoriamo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, di nuovo torniamo indietro e lavoriamo un'altra mezza maglia alta. Quindi per tutta la riga lavoreremo delle mezze maglie alte incrociate. Nell'ultimo punto lavoriamo una sola maglia mezza alta. Per la terza riga 3 catenelle, giriamo il lavoro e si sono formati degli spazi, vedete? Filo sull'uncinetto, andiamo nel secondo spazio e lavoriamo una maglia alta, filo sull'uncinetto e torniamo indietro, vedete, nello spazio e lavoriamo un'altra maglia alta e ripetiamo, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo spazio, nel secondo una maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro e di nuovo lavoriamo una maglia alta.
Quindi tutta questa riga la lavoriamo con delle maglie alte incrociate. A fine riga completiamo negli ultimi 2 spazi la prima maglia alta, torniamo indietro e lavoriamo l'altra maglia alta e nell'ultimo punto sulla terza catenella lavoriamo una sola maglia alta. Adesso per il nostro pannello non dobbiamo fare altro che ripetere sempre in sequenza la terza e la quarta riga. Quindi ripetiamo la terza riga con 2 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e lavoreremo delle maglie mezze alte. Quindi questa è la prima maglia da 2 catenelle, saltiamo un punto, sulla seconda entriamo nella maglia e lavoriamo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro nel punto che abbiamo saltato e lavoriamo una mezza maglia alta e di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia, entriamo in quella dopo e lavoriamo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro e lavoriamo una maglia mezza alta. E così per tutta la riga. Arrivati nell'ultimo punto chiudiamo sempre con una maglia mezza alta nel secondo punto di catenella. Adesso ripetiamo la quarta riga, 1 2 e 3 catenelle, giriamo il lavoro e per la quarta riga lavoreremo negli spazi, saltiamo il primo spazio, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro e lavoriamo un'altra maglia alta incrociata e di nuovo adesso saltiamo questo spazio, entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia alta, torniamo indietro, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e lavoriamo un'altra maglia alta e di nuovo saltiamo il primo spazio, entriamo nel secondo, lavoriamo la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nell'altro spazio e lavoriamo l'altra maglia alta ed ecco qui. E quindi proseguiamo così fino a fine riga. Arrivati nell'ultimo punto, anche qui sulla terza catenella lavoriamo una maglia alta ed ecco che abbiamo completato le nostre 2 righe di sequenza. Quindi adesso dovete andare a proseguire ripetendo sempre la terza e la quarta riga, la terza e la quarta riga fino ad arrivare all'altezza che ci occorre. Ho proseguito per un totale di 15 righe compresa la prima riga di maglie basse ed ho un'altezza di 21 cm per una larghezza di circa quasi 32 cm, circa 32 cm. Adesso abbiamo iniziato con una riga di maglie basse e dobbiamo terminare con una riga di maglie basse, quindi una catenella, giriamo il lavoro e semplicemente in ogni punto lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto un nodino di sicurezza e ovviamente nascondiamo
il filo all'interno del lavoro. Adesso con il cordino nero io vado a fare un giro tutto intorno al mio pannello. Iniziamo da un punto qualsiasi, io inizio dall'angolo, così, carico il filo sempre con uncinetto 4,5, una catenella e una maglia bassa. E qui vado a mettere un marcapunti. Ora, subito qui al centro, vedete dove ho la maglia alta, lavoro una maglia bassa e ancora un'altra maglia bassa, quindi in questo spazio vedete lavoro 2 maglie basse. Ora se andate a vedere bene, io qui ho la prima riga che è corrispondente alla maglia bassa e qui ho la maglia alta. Dove ho la maglia alta lavorerò 2 maglie basse, di nuovo qui ho una maglia alta, lavoro 2 maglie basse, di nuovo qui ho la maglia alta, lavoro 2 maglie basse. E così vedete per ogni maglia abbiamo sia la maglia alta che la maglia mezza alta. Per entrambe lavoriamo sempre 2 maglie basse in questa maniera qui, e questo vedete sarà man mano il risultato. E lavoriamo in questa maniera fino ad arrivare nel primo angolo. Arriviamo dove abbiamo la riga di maglie basse, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare dove abbiamo praticamente la catenella iniziale. Entro in questo punto e lavoro 2 maglie basse per girare il mio lavoro. E ora salgo, vedete, entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Ovviamente se lavorate con un filato diverso valutate sempre se occorrono 3 maglie basse per girare o 2. Quindi io vado a proseguire così. Quando arrivo dall'altra parte, quindi dall'altro angolo, 2 maglie basse per girare, 2 maglie basse in ogni spazio da una maglia alta e mezza maglia alta, dove ho la maglia bassa una maglia bassa e di nuovo maglie basse su ogni punto delle maglie basse, e arrivo dove praticamente ho messo il marcapunti. Arriviamo, guardate dove ho il marcapunti, qui ho lavorato una sola, mi sono agganciata e poi una sola maglia bassa, quindi ne lavoro un'altra all'interno, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con un ago la lavorazione. Tolgo il mio marcapunti, qui ho, vedete il punto appena lavorato, entro in quello dopo e poi al centro, e ovviamente poi andiamo a nascondere all'interno della lavorazione e la codina, che possiamo anche saldare con l'accendino, visto che polipropilene. Ed ecco qui, se abbiamo eventuali codine facciamo la stessa cosa anche con queste. E così abbiamo terminato la riga del contorno. Adesso dobbiamo andare a prendere ovviamente le misure per realizzare il laterale. Il laterale lo realizziamo, vedete, in questa maniera qui a punta. Che cosa dobbiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare è decidere chiaramente quanto lo vogliamo largo. Io ho deciso una larghezza in questo caso di 8 maglie basse, che in centimetri sono circa 6 centimetri. L'altezza sarà ovviamente di circa 14 centimetri e sarà in base praticamente alle maglie che abbiamo nei lati. Quindi ho 19 maglie basse in ogni lato, 8 maglie basse al centro e di nuovo anche di qua ovviamente 19 maglie basse. Quindi vuol dire che il nostro laterale sarà una base di 8 maglie basse per un'altezza di 19 righe. Quindi iniziamo mettendo su
9 catenelle, io uso l'uncinetto numero 4 un pochino più piccolo e lavoro 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 catenelle. Adesso giro, vedete il lavoro, e dentro nella solina retro e lavoro una maglia bassa in ogni punto, e ovviamente a fine riga avrò un totale di 8 maglie basse. Arriviamo nell'ultimo punto e completiamo, vedete, le nostre 8 maglie basse. Adesso io entro in questa maniera qui, vedete, nell'asola, carico il filo, la codina, così man mano che lavoro lo porto con me. Una catenella, giriamo il lavoro, entro nella prima maglia bassa e lavoro chiaramente una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto, completando sempre un totale di 8 maglie basse. Adesso praticamente noi andiamo a proseguire per un totale di 15 righe e poi dopo ovviamente faremo delle diminuzioni per ricavare la punta al laterale. Quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e un'altra volta una maglia bassa in ogni punto. Quindi andate a proseguire per un totale di 15 righe. Ho completato, quindi vedete, le mie 15 righe e adesso inizio a lavorare le ultime 4 righe con una diminuzione all'inizio e a fine riga. Quindi guardate, una catenella, giro il lavoro, entro all'interno, carico il primo filo nel primo punto, entro nel secondo punto, ho 3 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, una maglia bassa in ogni maglia bassa seguente. Quindi ho lavorato la prima di diminuzione, 1 2 3 4 5 maglie basse e nelle ultime due carico il filo nel primo, carico il filo nell'ultimo, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E qui avrò 2 4 6 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro, una diminuzione subito nel primo punto, quindi carico il primo, carico il secondo punto, chiudo tutto insieme, lavorata la prima maglia, 1 2 3, negli ultimi due carico e di nuovo carico e chiudo tutto insieme e avrò 1 2 3 e 4 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro, carico il primo e il secondo punto, chiudo tutto insieme, carico il primo e il secondo, l'ultimo punto e chiudo tutto insieme e ho 2 maglie basse. Adesso una catenella, giro il lavoro, carico il primo, carico il secondo punto e chiudo tutto insieme e qui ovviamente avrò l'ultima maglia bassa, quindi una sola maglia bassa e qui mettiamo un marcapunti, tagliamo il filo e andiamo a nascondere la codina. Io la nascondo così, entro, guardate, nel punto così, chiudo subito dopo e poi al centro dove vedete ho la maglia bassa in questa maniera e poi vado all'interno della lavorazione per nascondere il filo, lo tagliamo e qui sapete che possiamo saldare con accendino ed ecco qua. Ovviamente lavoriamo 2 di questi laterali. La prima cosa adesso da fare è quella di andare a fissare, vedete, il laterale alla base, quindi io qui vedete ho i marcapunti e quindi è abbastanza semplice perché nel primo dove ho il marcapunti metterò il primo, vedete, della base e qui dove ho l'ultimo metterò l'ultimo, quindi ho precisamente 8 maglie basse al pannello e 8 al laterale. Adesso guardate, facciamo in questa maniera qui ho il punto, vedete, il primo punto del pannello, faccio così e faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi con un altro marcapunti vado a bloccare
vedete, nello stesso punto, l'unico punto vedete che ci rimane sopra, anche qui andiamo a bloccare sul primo del pannello, quindi andate a stendere un pochino il pannello e sul primo punto andate a mettere il marcapunti in questa maniera qui. E qui ovviamente potete anche usare qualche pinzetta o di marcapunti, insomma vedete voi. L'importante è che fermate, così man mano che lavorate avete il lavoro più preciso, anche per rendervi conto se avete lavorato bene. Quindi stendete la lavorazione, perché se andiamo a posizionare, vedete, il pannellino e vediamo che qualcosa non va, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa e quindi possiamo ovviamente rimediare. Prima di fare questa operazione, se volete foderare la borsa praticamente a pannello, ovviamente andate a tagliare la stoffa in base a queste misure. Quindi guardate, vedete, io ho posizionato e ovviamente adesso andrò a cucire e andiamo a posizionare alla stessa maniera anche l'altro laterale. Una volta guardate che avete fissato il laterale, voi già vi rendete conto più o meno della forma della borsetta, quindi già se avete fatto qualche errore subito lo notate. Andiamo a cucire adesso il pannello. Guardate, noi dobbiamo cucire, vedete, con la parte del pannello fantasia verso di noi. Tolgo questo marcapunti, entro nella maglia bassa del pannello e l'unica maglia bassa, vedete che abbiamo lavorato nell'ultima riga, entro in questa maniera, carico una catenella così. Adesso guardate, entro in quello dopo e nel lato, vedete, del laterale e lavoro una maglia bassa, entro nel punto dopo e in quello frontale del laterale maglia bassa, punto dopo e in quello frontale del laterale e lavoro la maglia bassa e continuo così, vedete, maglia bassa e di fronte ho il punto del laterale in questa maniera e dobbiamo andare a proseguire così, facendo attenzione ovviamente a non saltare nessun punto del laterale che abbiamo dietro. Quindi così, vedete, faccio così e lavoro, tolgo, entro nella maglia bassa e di fronte ho lavorato questo, quindi devo entrare qui e lavoro di nuovo la maglia bassa. Andiamo a proseguire fino all'angolo. Quando arriviamo, guardate, nel primo angolo abbiamo, vedete, le maglie basse da un lato e dall'altro. Togliamo il marcapunti, entriamo nella prima e in quella frontale e lavoriamo la maglia bassa. Adesso è un po' più semplice perché vedete ce l'abbiamo una di fronte all'altra e quindi ci viene molto più facile. Maglia bassa, vedete, maglia bassa di fronte, perché sono 8 da un lato e 8 dall'altro, quindi non possiamo sbagliare in alcun modo. Ecco la penultima, e dove abbiamo il marcapunti ovviamente abbiamo l'ultima maglia bassa della base, quindi entro in questa del pannello e poi in quella del laterale ed ecco che ho lavorato, vedete, già una bella parte. Ok, quindi adesso ovviamente andiamo a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo quindi dove ho il marcapunti, entro nel punto e poi nel punto del laterale e lavoro la maglia bassa in questa maniera qui. Tagliamo ovviamente il filo, lo nascondiamo all'interno e questo sarà il risultato del laterale. Vedete, avrà questa linea molto carina. Adesso andiamo a cucire dall'altra parte. Terminate, vedete, le due cuciture di entrambi i pannelli, questo sarà il risultato. Adesso ovviamente col filo noi non stacchiamo il filo e qui al centro della lavorazione io entro proprio giusto al centro e vado a
tirare il filo che ho cucito, una catenella e qui realizzo un'altra maglia bassa nello stesso punto e mettiamo un marcapunti sulla prima maglia bassa. Adesso semplicemente su ogni maglia bassa una maglia bassa in questa maniera, quindi in ogni punto lavoriamo semplicemente una maglia bassa. Quindi andiamo a sollevare leggermente, vedete, il bordo della borsa e dobbiamo lavorare in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo inserito il primo marcapunti. Quando arrivo, vedete, nell'ultima maglia bassa taglio il filo, tolgo il marcapunti e con un ago vado a chiudere il punto, entro sulla prima maglia bassa dove avevo il marcapunti e chiudo, vedete, in questa maniera qui. Ovviamente questo filo va nascosto all'interno della lavorazione e lo andiamo anche a saldare con ed ecco qui. Quindi vedete, la nostra borsetta è terminata. A questo punto io non so ancora come andrò a confezionare, diciamo terminare la mia borsetta, se farò dei manici o metterò già fatti, che tipo di fodera vado a mettere. Quindi adesso io vi ho fatto vedere la borsetta, ma nell'anteprima sicuramente vi farò vedere poi come l'ho rifinita. Ovviamente questo è sempre opzionale, dipende dai vostri gusti, quindi voi potete dare libero sfogo ovviamente alla vostra fantasia. Io vi ringrazio sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio ad uno dei prossimi tutorial.